Comunque, il ragionamento balilla, diciamo per me la vetturetta, ecco, che ha scaturito in me la passione per le anteguerra è proprio la balilla. Che sia normale, 3 marce, 4 marce, Spider, Coppa d'Oro e tutto quant'altro, per me ecco, non a caso è stata la vetturetta del popolo, che ha iniziato a motorizzare il popolo. E diciamo che poi alla fine, costruendo, ecco, ritorno alla balillina a pedali, perché io così la chiamo, avevo riprodotto anche il numero di targa, quindi mi permisi di contattare il proprietario, dissi guarda scusami, spero non sia un problema, però l'ho fatta così perché era nel mio paese, la cosa mi ha entusiasmato, sono un collezionista, non è che io la debba vendere, spero non ti dia fastidio che c'è il tuo numero di targa. E veramente quel signore mi rispose con tanto di educazione, mi disse no, guarda, tranquillo, spero che un giorno verrò a vederla e faremo... Ecco, il mio sogno è fare la foto, l'auto vera con la riproduzione da me creata. E oltre la balilla, quale altra vettura poi caratterizza la tua passione verso le automobili anteguerra? Oh mamma, che domanda che mi hai fatto. Mi hai colto nel segno. Allora, da bambino, essendo stato sempre, tra virgolette, infarinato con le auto storiche, una passione che ho ereditato da mio padre, nei suoi racconti c'era sempre un'automobile rossa con la punta posteriore come un'auto da corsa, la marmitta che usciva fuori, lunga, era un'automobile degli anni 20. Mi hai fatto pensare ai manifesti futuristi in cui tubi uscivano come serpenti. Mia, che bello, con il terminale della marmitta a becco di papera, tra virgolette. La pelle d'oca proprio qui. Ah, guarda, non mi sta... è la cosa più forte di me, ho la pelle d'oca davvero. Comunque, questa macchina nei racconti era rossa. Aveva le marce, il cambio delle marce a lato, era una macchina che girava nel mio paese, però ahimè io non l'avevo mai vista. Mio padre se la ricordava, poi chiedevo a mio nonno ma com'è questa macchina, com'è fatta? Comunque, per non portartela alla lunga, io l'ho sognata per 26 anni, ma davvero, credimi, a furia di chiedere com'era fatta, io quando poi sono riuscito a vederla per la prima volta, era come quando la vedevo passare nelle vie dei miei sogni, quella macchina, è come me la immaginavo io, ormai è come se già la conoscevo, però non l'avevo mai vista. E infatti è un'auto che, mamma mia, solo a pensarla, ad ora non l'ho sentita nemmeno mai in moto, però io già immagino il suo sound ferroso da auto anni 30. E infatti per quelle poche volte che l'ho vista vado sempre a salutarla, l'accarezzo, perché devo dire che i proprietari c'è una grande stima tra noi, quindi glielo chiedo sempre, dico guarda posso salirci, posso vederlo? Sì Mario fai, guardala, e questa è una cosa bella perché le auto d'epoca, ecco, io sono sempre di questa opinione che le storiche creano amicizie, non nemicizie, e proprio nel caso della macchina rossa ecco, incominciai a chiedere a loro ma com'è fatta, come non è fatta, fino al punto che poi, poverini, li ho stressati a tal punto che me l'hanno fatta vedere e così. E diciamo che il sogno è cominciato appunto a concretizzarsi in realtà. Concretizzarsi in realtà quando ho incominciato a vedere queste macchine, perché come ti ho detto prima, per metterle in moto non è che vai con la chiave, giri e parte. È come un rito, è come andare al cinema, a differenza di stare sul divano, bravissimo, aprire Netflix, fare zapping. Quelle auto là per metterle in moto, se non hai tutto il meccanismo, non le metti in moto. La manualità poi. La manualità, ti ripeto, c'è l'alzavalvole, devi aprire il rubinetto della benzina, devi sperare che arriva corrente, però una volta in moto danno più soddisfazione, non c'è niente da fare.